Ciao, benvenuti nella mia cucina. Io sono Tiziana, ma gli amici mi chiamano Tilly. Oggi prepariamo un'insalata estiva fresca, colorata e davvero completa. Perfetta per chi cerca ricette gustose, ma con un occhio anche all'indice glicemico. Con pochi ingredienti e qualche piccolo accorgimento, porteremo in tavola un piatto leggero, saziante e ricco di sapore. Allacciamo i grembiuli e cominciamo! Cominciamo tuffando i fagiolini dopo che li abbiamo lavati in acqua, con un po' d'acqua. Adesso io ho la padella larga perché l'ho già usata per cuocere della bietola per oggi a pranzo, però potete usare anche un tegame normale a due manici e li fate, quando alzano il bollo, li fate cuocere in modo che siano un po' morbidi, poi li togliamo. Facciamo bene con un po' d'acqua e li copriamo. Ora aspettiamo che siano cotti. Allora, adesso tiriamo via i fagiolini, poi visto che abbiamo ancora dell'acqua, la usiamo, che facciamo, perché così sono già belli cotti, quindi in 20 minuti si sono cotti. Li metto in una ciotola, che poi li metto direttamente nella ciotola che utilizzeremo per condire l'insalata. Ora, nella stessa acqua che ho tolto i fagiolini, tranne questo che me lo sono dimenticato, voilà. Mettiamo dentro anche 6 patate medio piccole, così utilizziamo la stessa acqua e le facciamo sbollentare, 2 patate a testa. Ok, copriamo le patate. Adesso tagliamo i fagiolini tipo in qua e là a metà, per farli diventare un po' più piccoli nell'insalatona, senza fare tanti tagli. Poi spostiamo da parte e prendiamo le patate. Ok, abbiamo asciugata l'acqua, tiriamo fuori le patate che adesso sono tiepide. Ho aspettato un attimo onde evitare giusti enormi, così. Eccoci, prepariamo tutto. Allora puliamo un attimo rapidamente le patate, che si dovrebbero sbucciare abbastanza rapidamente. Sono piccoline, vedete, le tagliamo in poche parti. Sono ancora belle sode, così direi 12 parti ogni patata. Sono patate medio piccole. E le mettiamo dentro dai fagiolini, così facciamo così con tutte le patate. Poi adesso ci tagliamo anche 4 pomodorini un po' sodi, tipo questi che sono piccadilli, ma se avete dei ciliegini anche potete tagliare i ciliegini. Questi sono grandini, li faccio 6 parti e li metto direttamente con patate e fagiolini. Questo 4 un po' più piccolo. Ora aggiungiamo anche una cipolla rossa affettata abbastanza sottilmente, vedete? Di quelle medie. Poi aggiungiamo anche un 150 g di ceci precotti, se li avete fatti così già precotti, se no, tipo io li tengo anche in freezer, se no li potete anche prendere una scatola di ceci cotti al vapore o semplicemente una scatoletta di quelle standard. E adesso ci spezzettiamo sopra delle belle foglioline di menta, anche grossettine, metà, intera, a seconda delle dimensioni. Guarda che profumo! Così ben finito la condiamo e per ultime ci aggiungiamo anche un po' di olive taggiasche col suo olio, che sono la fine del mondo qua in mezzo. Adesso condiamo con sale, giriamo anche un pochino, così, pepe, olio extravergine d'oliva,
Mescoliamo un attimo. Facciamo proprio un condimento molto basico, non troppo condita, non con troppi grassi, così teniamo basso anche l'indice glicemico. Ecco qua, e sono arrivati i gatti. Non credo che gli piaccia la mia insalata con i ceci, sarà più un voglio il tonno mamma, arrivo. Allora, adesso mettiamo anche il limone naturalmente, come parte acida, bella lucidina, una bella insalata fresca, completa di tutto. Adesso facciamo l'ultima aggiunta, surprise alla fine, surprise, avete già detto gli ingredienti, comunque surprise. Adesso ci aggiungiamo un altro po' di menta fresca sopra, che si vede bene perché poi è profumatissima, io l'adoro, su tutti, anche spezzettata, non intera, così si mangia, sennò finisce che si usa solo per decorazione e io sono per la sostanza. Allora, menta fresca, e poi ci aggiungiamo, come dicevo, l'ingrediente segreto, mettiamo degli anacardi sbriciolati che diamo un po' di croccantezza e bilanciamo con grassi buoni anche sopra ogni piatto. Mi raccomando, se volete altre ricette fresche, scrivetemelo sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Datemi i vostri feedback, li aspetto qui sotto. Buon appetito a tutti!